Ciao a tutti, come vedete oggi vorrei parlare di fucili ad aria compressa, premesso che per tutta una serie di motivi ho lasciato la pesca subacquea per tanti anni. Praticamente ho smesso nel 2001 e ho ricominciato nel 2007, più o meno 2008. E siamo nel 2017 e al ritorno dalle Canarie, dove appunto si possono usare solo gli arbaleti, ho riesumato questo fucile che è un Medisten della Mares, se non mi sbaglio è un 70-75 cm. Questo l'ho elaborato nel 2000 e l'ho usato estate del 2000 e estate del 2001. Ovviamente ci sono cose che adesso si fanno normalmente, però devo dire che dopo tanti anni, considerando che è un fucile che ha quasi 30 anni, nel senso che l'ho comprato io 30 anni fa, devo dire che è in condizioni perfette. Prima di tutto, cosa che io ho sempre fatto in tutti i miei fucili ad aria compressa, è questo rivestimento col nastro isolante classico, il nastro isolante quello che usano gli elettricisti. Serve molto semplicemente a proteggere da urti che si tendono a dare in tana, anche perché ho pescato in posti dove, o comunque peschiamo tutti in posti dove ci si entra quasi tutti in tana, poi la parte magari più in fondo è più stretta, si danno le botte, si graffiano eccetera. Invece così praticamente è un multistrato di nastro isolante che lo protegge molto. Il fatto di farlo nero fino a un certo punto era per renderlo il più, diciamo, mimetico possibile, secondo quello che poteva essere il mimetismo, almeno la mia idea 17 anni fa, anche se questo sistema a nastro lo usiamo in famiglia da quasi 40 anni, tutti i fucili ad aria compressa li abbiamo sempre protetti così. Questa parte gialla invece era per evidenziarlo, sia quando spari magari la cernia rimane in tana, sia perché magari ti cade il fucile o è in qualche posto, insomma per avere un riferimento per trovarlo, vederlo dall'alto. Dicevo, nel 2000 che cosa ho fatto? Su consiglio di un amico ho cambiato due cose. Una, avevo già cominciato a mettere la lenza che adesso si fa normalmente, vedete, con dei nodi classicissimi, niente di che. E allora ho messo una taitiana adatta a fucile ad aria compressa, difatti ha il perno dietro che si aggancia al pistoncino di carica, l'anello, la molla, il portasagola e ha una punta che non è smontabile. Rispetto a quella originale, questa è 5 mm e mezzo, rispetto a quella originale data in dotazione col Medisten, possiamo vedere la differenza. Questa dovrebbe essere sui 90 cm la lunghezza complessiva dell'asta e soprattutto questa è da 7 mm, questa da 5 mm e mezzo. Che cosa otteniamo? Otteniamo di avere comunque una freccia molto più leggera, ovviamente diciamo ben strutturata, l'acciaio è molto bello, questo è un acciaio che ha 17 anni, è vero che l'ho usata poco, ma insomma di mare ne ha fatto e malgrado graffi presenti sopra l'asta non ha praticamente ruggine da nessuna parte. Più o meno questo è quanto esce fuori. L'unica cosa che trovo scomoda è che quest'asta quando entra nel fucile ci vuole parecchia forza, si flette parecchio. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che il fucile, ovviamente dopo 17 anni che non lo utilizzavo, l'ho riutilizzato la settimana scorsa. Ovviamente era scarico, non aveva più aria, non ho fatto altro che caricarlo. Gli ho dato prima 300 pompate, poi ne ho aggiunte altre 50 quando ero al mare. 350 pompate, non ricordo quante atmosfere di potenza ha o quanti chili di spinta. Fatto sta che insieme a questa freccia arriva, diciamo, più o meno a 4 metri di distanza con una potenza folle. Tra l'altro fra qualche giorno dovrei tornare al mare perché in questi giorni era mosso. Ho preso una telecamerina e vediamo un po' che tiri riesco a fare. Naturalmente è molto potente rispetto a un arbalete come tutti i fucili ad aria compressa e niente, tanto di cappello alla Mares che dopo 30 anni questo fucile è ancora perfetto, è stato tenuto bene per carità. Ne ho altri
che hanno 30 anni, che hanno magari delle perdite, ho provato a caricare eccetera, hanno delle piccole perdite, allora vediamo che cosa riesco a sistemare. Dicevo, la comodità dell'asta corta è che è più pesante, più rigida, dunque ovviamente non si flette. Il problema è che quando becca la roccia tende a svergolare, e dunque a imbarcarsi un pochino e a rimanere così. Ovvio, facendo un po' di leva si può riaddrizzare, però questa è molto, come freccia, è molto più elastica. Praticamente con una piccola modifica questo Medisten è una bomba, è un ottimo fucile. Dicevo, sono oramai appunto 3-4 anni, 5 anni che uso gli arbaleti, come avete visto nell'altro video, e l'arbalete c'ha la comodità di carico, anche se inizialmente ci si distrugge lo sterno. Questo ha la comodità della potenza, però su fucili troppo grandi, io ho anche un Cirano 100 o 110, non lo so esattamente, comunque è immenso, lo trovo scomodo, visto che non sono un cultore del caricare il fucile con il piede, appoggiando il calcio sul piede, essendo molto lungo. Ho avuto un'idea per modificarlo in modo da poterlo caricare, lo vedremo in un altro video naturalmente, non in questo, anche perché è un'idea che sto elaborando nei giorni che passano, l'ho avuta una quindicina, ventina di giorni fa, sto cercando di renderla più realizzabile possibile. È sicuramente realizzabile, potrebbe veramente facilitare molto la carica dei fucili importanti, 90, 100, 110, 120, insomma ho visto che arrivano fino a 130, forse di più, non lo so, ad aria compressa. Ritornando al mio Medisten, niente, in settimana, se tutto va bene, mare permettendo, lo proverò con una piccola telecamera, e da lì vedete, vi farò vedere la sua potenza. Ovviamente ci sono cultori di arbalete e cultori di aria compressa, ci sono paesi dove si può usare solo l'arbalete e paesi dove si può usare di tutto. Io li vedo un po' come l'Apple, gli IBM compatibili o gli Android. Ognuno ha la sua passione, a me piacciono tutte e due sinceramente, anche se l'arbalete non credo che riusciranno mai ad avere la potenza di un fucile ad aria compressa. Per ora è tutto, seguitemi seguite i prossimi video, che vi dirò appunto l'idea che ho avuto, sperando che magari la mare si vi venga in mente di provare a realizzarla. Buon mare a tutti.